E benvenuti in questo nuovo video, primo video dell'anno e lo inauguriamo, visto che si parla un po' di mercato così, però finora oggettivamente sono un po' sondaggi, Sì, si parla di giocatori che magari non hanno giocato poco, di cui parleremo anche tra l'altro oggi, che magari vogliono giocare di più per l'appunto, quindi ci sono opzioni di magari passaggi, di cessioni, insomma, cessioni in prestito, titolo definitivo, però finora sono solo sondaggi, almeno per ora. Poi quando sì, ci saranno robe concrete sicuramente ne parleremo. E in entrata poca roba per ora, poi vedremo. Comunque sì, se ne parla e sicuramente nei prossimi giorni, prossime settimane, visto che adesso insomma siamo fermi, il campionato è fermo, si può ancora insomma parlare di altro, ne approfittiamo e andiamo a fare un ragionamento che ci è venuto un po' così, appunto che si parlava appunto di mercato, no? Ci siamo chiesti, ma alla fine sto mercato, cioè, è servito il mercato estivo? Cioè, quanto ci è servito il mercato estivo o quanto non ci è servito a questo punto? E quindi oggi andiamo un po' a discutere di questo e tutto, f andremo a riprendere partiremo da quello per andare poi con il nostro filologico a un altro ragionamento. Comunque adesso, ascoltateci e capirete. esatto. Prima di cominciare ovviamente like, l'iscrizione, l'abbonamento se volete sostenerci e avere tutti i video in esclusiva per voi. Se volete lasciate anche like, mi dimentico sempre Sì. di dirlo per farci crescere ulteriormente e andremo direttamente insomma al focus. Il mercato della stagione 25-26 si può dire, cioè ragionandoci sopra, è proprio da quello Da lì è partito tutto il esatto, ragionamento. esattamente. E quindi il mercato estivo fatto poco fa è stato un mercato che non ha portato più di tanti titolari. Di Siamo giunti fatto alla no. conclusione. Poi adesso li andiamo un po' a vedere uno per uno. Sì, è stato più che altro, di fatto, almeno per come li ha impiegati Stroppo, un mercato per la panchina, per Mm, cioè, infoltire la panchina, ma sostanzialmente di titolari poca roba. Due importanti, sì, e li andremo a dire, però non so, cioè, c'è da capire, era questa l'intenzione o qualcosa è andato storto? Ecco, era esatto. un po' questo al senso. Cioè, evidentemente per alcuni acquisti sono palesi che quello fosse il loro indirizzo, per altri abbiamo più dei dubbi, Sì, forti dubbi sul fatto che il loro impiego fosse quello che hanno attualmente con Stroppa nell'11 titolare. E quindi direi direttamente di andare a vedere la lista del mercato 25-26, esatto. ovviamente non prendendo in considerazione quelli di gennaio, perché se arriverà qualcuno non lo sappiamo ancora. La lista è: sono arrivati Korac, Franic, Adorante, Kassaz, Compagnon, Venturi, Eno, Pietrelli e Boinen. E E quindi, cioè, sono 9 in totale esatto, acquisti. esatto. O prestiti, comunque acquisti che rimangono. E quindi secondo Partendo, me, esatto, ha senso andare a analizzarli uno, per capire, ma alla fine ci è servito davvero o è andato solo a infoltire la panchina, che per carità è anche comunque quello. è un obiettivo quando fai un mercato da parte di un DS, di un direttore sportivo. Andiamo subito. Sì, partendo dalla difesa, sapevamo tutti che Izes e Candé sarebbero andati via Esatto, l'anno sì, scorso e di conseguenza Antonelli si è sicuramente mosso per cercare di sostituirli in qualche modo. con grande anticipo Perché, tra l'altro. esatto, perché sapevamo che anche Svoboda era infortunato e Sverko in teoria era partente. Sì, 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 è vero. Di fatto non era considerato un elemento arruolabile per la rosa per la stagione 25-26. Esatto. Parliamoci chiaro. Poi l'ho Qui, diventato, però. sì, e quindi sono arrivati Franic e Kovac, sicuramente per sostituire Sverko e E Svoboda perché è svuoto. infortunato, non si sapeva come sarebbe tornato dall'infortunio pesante Mm. e questi due probabilmente sono arrivati come titolari inizialmente, perché Beh, l'hanno anche fatto. certo, Kovac difatti all'inizio è stato schierato come Sì, titolare. E appunto sì, l'ho fatto all'inizio, però oggi, onestamente parlando, se era stato preso per essere, come dire, uno sfidante di Svoboda, perché appunto di Svoboda non sapevi come sarebbe tornato, mm, perché era stato un infortunio pesantissimo, e quindi non sapevi davvero, era un'incognita totale Svoboda, non sapevi come sarebbe tornato Svoboda, quindi di fatto tu dovevi prendere un titolare.
e per l'impiego che ha avuto da dopo che Svoboda è rientrato, ed è rientrato benissimo, insomma, mi vengono grossi dubbi che non sia stato un acquisto a questo punto giusto, se non come appunto Riserva. buona riserva di un difensore centrale, che in questo caso è Svoboda. Sì, stessa cosa anche Franic. Anche Sì, lui è arrivato nelle prime partite, l'ha fatta da titolare. Poi comunque Sverko è tornato, perché è tornato anche lui, sì. è rimasto. E Franic poi si è infortunato e ha perso totalmente il posto. Cioè, anche lui è rimasto come una riserva, buona riserva comunque anche lui. Sì, ma di fatto, cioè, pensandoci, anche fossero tutti e due al 100% a questo punto, io sono quasi certo che Stroppa preferirebbe nettamente Sverko, perché dà una solidità Mm, diversa, è da più tempo che è qui, conosce meglio il campionato italiano, che è un fattore che secondo me sottovalutano in tantissimi, anche in Serie B non è un discorso che vale solo per la Serie A, certi meccanismi funzionano ugualmente anche in Serie B, e quindi insomma cioè, non ci sarebbe storia neanche per Stroppa, no? sì, Però, ecco, forse addirittura su Sverko anche più pesante di Svoboda, no? Nel senso, ehm, perché tu di Sverko sapevi che Sverko sarebbe partito. No, sì, questa almeno era l'intenzione della società. Sapevi che sarebbe partito e lo dovevi sostituire. E hai individuato Franic, che appunto sembrava un profilo giusto, interessante, e, che poteva ricoprire diversi ruoli, che può ricoprire diversi ruoli. E di fatto però anche lui, ok, complice l'infortunio, forse nell'ultima partita neanche era convocato perché da mm, un po' che non si vede, però tra i due, do anche ragione a Stroppa, tra l'altro, mi sento più tranquillo con Sverko titolare, sì, non c'è proprio paragone. E anche lì, quindi, anche il braccetto sinistro, perché lì, cioè, lì ha scelto, cioè, ha visto Franic in quel ruolo lì, non è ritenuto sopra Sverko, molto semplicemente, senza girarci troppo intorno. sì, E invece poi in difesa rimane solo Venturi, che lì invece, cioè, ok il poco impiego, però credo fosse proprio il motivo per cui è stato preso, nel senso di essere una buona alternativa, sì. un buon rincalzo, però ecco, so che non è stato preso per fare titolare, presumibilmente, Mm, a meno che, cioè, non sappiamo qualcosa, però evidentemente insomma è stato preso per appunto essere un buon ripiego, fine. E quindi esatto. non è criticabile, ecco, non vado a criticare quelli che non dovevano essere nelle intenzioni, nelle aspettative titolari, vado a criticare magari quelli che erano stati presi per essere punti fermi e che poi non sono rivelati adeguati per essere punti fermi, Esatto. molto Un semplicemente. altro difensore che ci dimentichiamo è Sidibé, Sì, anche. giusto, giusto, assolutamente. Anche lui, adesso comunque Sverko si è fatto male, in teoria non so se si è già ripreso nell'ultima partita, anche lui è entrato bene nelle ultime partite comunque, però è arrivato come riserva pure lui, Sì, no, e quindi va bene, quindi chiaramente. forse non avevamo inserito nella lista, mettiamoci CDB. Effettivamente CDB, ecco, tra l'altro quello è anche molto giovane, cioè ha Sì, buone prospettive di crescita secondo me, quindi un acquisto quello lì secondo me è giusto, nel senso non penso nessuno si aspettasse che, cioè era uno che dall'intenzione appunto con Sverko partente, sì, idealmente quest'estate, era la doveva riserva. essere la riserva di un Franic o comunque se la giocava con Franic, poi se era Mm, talmente devastante che era addirittura superiore a Franic avrebbe giocato CDB. mm. Però lui, secondo me, anche lui un discorso simile a Venturi, nel senso Sì, ci sta, è un esatto, giocatore, un giovane che devi far crescere, che secondo me ha buoni margini di sì, crescita, tra l'altro, e troverà dei minuti, ogni tanto magari, ecco, vediamo ecco, nelle prossime partite, sicuramente magari delle volte partirà anche titolare, perché ci sarà un'esigenza, e sì. quindi Quindi secondo me un'altra riserva, sì, però di fatto, oggettivamente. è certo, torniamo al Un'altra, discorso, hai preso un'altra riserva e ci sta, però questo esatto. nelle intenzioni penso fosse proprio una riserva. Sì, di beh. Sì, passiamo al centrocampo Sì, invece, è arrivato Pietrelli, anche lui una riserva, perché oggettivamente non è stato ci utilizzato sta. troppo, quindi una riserva anche lui. Era considerato fin da subito Esatto, quello, cioè nel senso anche lì non ci lamentiamo, cioè, l'abbiamo visto un po' troppo poco, sì, oggettivamente parlando, anche magari da subentrato, ecco.
proprio perché era quella l'intenzione secondo me con cui è stato acquistato, un po' di più potevamo anche vederlo. Poi non sto dando colpa a Stroppa, sto dando più colpe a lui di farsi vedere magari un po' di più in allenamento. Evidentemente se non l'ha messo così tanto, al di là di che ha avuto anche lui problemi fisici, un motivo c'è. Ecco, e chiudo qua. Però comunque so che è stato preso per essere una buona alternativa con caratteristiche interessanti sugli esterni, ecco, diciamo così. Sì. Arriviamo a Compagnone. Compagnone. Cioè, per me è un discorso abbastanza serio, quindi nel senso che arrivava come un giocatore interessante, che aveva già esperienza nella categoria, seppur non troppa, perché comunque non è vecchio come giocatore, però comunque aveva già avuto la sua esperienza nella categoria, ha fatto bene. E di fatto, per quanto è stato utilizzato in questa prima parte di stagione, perché ovviamente questo video è un bilancio parziale di metà stagione, nonostante il girone non è ancora finito, però dai, ci siamo, insomma, veniteci incontro. È stato utilizzato troppo poco a sprazzi e per me, a differenza di un Venturi, di un CDB, anche di un stesso Pietrelli, per me lui non veniva con queste intenzioni. Cioè lui veniva preso per essere un elemento, non ti dico cardine, ma ti dico con ampio minutaggio. Ecco. Sì. Però Stroppa non gli ha trovato ancora un ruolo per lui adatto, non ha trovato una collocazione giusta, perché effettivamente l'abbiamo visto ovunque giocare. Poi Sì. ha detto che l'ha provato anche a mezzala. Sta cercando un attimo di capire che tipo di giocatore è, dove può metterlo. E sì, quindi non ha avuto così tanto tempo per farsi vedere comunque. Vero, però anche nelle apparizioni, cioè comunque qualche occasioncina l'ha anche Sì, avuta e non è che mi abbia straconvinto in quelle esatto. occasioni dove l'abbiamo visto. C'è anche lui un po' tutto da valutare. Spero che nella parte finale di stagione, nella seconda metà di stagione, faccia vedere un po' di più, sia un po' più utile. Sì. Perché oggettivamente c'è sempre un motivo per cui l'allenatore non ti manda in campo, cioè è il suo interesse che tu faccia bene. Però evidentemente qualcosa è mancato e penso che qui ecco, sia un po' più grave di quelli elencati prima, perché Esatto. comunque lui veniva per me cioè, col prospetto di fare tanti minuti, ecco, non so se dire titolare o comunque uno che gioca sempre, che entra sempre perlomeno. Sì. Stessa cosa in realtà anche Boinen, che è arrivato come sostituto di Nicolussi Caviglia. Lo sapevamo dall'inizio mercato che Nicolussi Esatto. Caviglia avrebbe avuto interessi dalla Serie A e non solo. E Boinen è stato uno dei primi nomi da Un inizio prescelto. mercato che sarebbe dovuto arrivare, è arrivato infatti, però non ha convinto Stroppa assolutamente da play. Infatti ha messo Busio, poi se non c'è Busio mette Duncan, cioè Boinen è proprio la terza opzione e non penso fosse arrivato per questo. Assolutamente direi. no, cioè, anzi mi ricordo che alla fine lui è arrivato alla fine, scusate la Sì, ripetizione, è arrivato alla fine del mercato, ma sapevamo che paradossalmente poteva essere il primo acquisto del mercato estivo. Vabbè, per varie ragioni è arrivato alla fine. Però non era, cioè, l'intenzione sicuramente non era quella di prendere una terza scelta da centrale di centrocampo. Doveva essere la perfetta, cioè nell'idea di Antonelli era la perfetta, il perfetto rimpiazzo di Nicolussi Caviglia da play. E evidentemente così non è stato. Complice, mi ricordo le prime conferenze quando era arrivato, che gli chiedevano Stroppa come stava, no? E lui diceva un po' in ritardo di condizione, e ok, ci sta, insomma, quando arrivi, soprattutto a fine mercato, così, ti sei allenato poco, sapendo che saresti partito, quindi ok. Però comunque non siamo più a inizio stagione, siamo a metà stagione e cioè, penso che abbia superato quel tipo di problema di ritardo di condizione. Però ancora non viene scelto per fare gli ultimi, non so, 10 minuti, sì, cioè poca è roba. veramente poca roba per non dire altro. E quindi qui un po' come Compagnone vado a dire è stato cioè un acquisto, non dico sbagliato perché comunque è un acquisto in prestito, però era un acquisto in prestito con una finalità comunque di andarlo a prendere il giocatore. Adesso infatti nel mercato alle prime voci si vociferava già di una possibile partenza
Ma capisco benissimo, Sì, perché effettivamente anche da parte del giocatore stesso dice: "No, non sto non trovando gioco. spazio, non gioco mai, Mh. entro gli ultimi minuti, non ha senso." E capisco, capisco. E quindi anche lui, cioè è un acquisto sbagliato. Ecco, Sì. questo si può dire. Per ora almeno è stato, e vedremo l'evoluzione del mercato, però di fatto se ci sono queste voci qui, un po' insomma, il mercato ci viene incontro in quello che Esatto. stiamo dicendo. Poi Passiamo all'attacco. un altro centrocampista che, Ah, vabbè, non dobbiamo dire niente perché è titolarissimo, è No. Basta, cioè solo quello sì, l'acquisto. esatto, esattamente, sì. Poi andremo a parlare anche di quello che è andato bene, ecco, Esatto. del mercato estivo. In attacco invece è arrivato Casas, che è un giocatore completamente diverso sia da fila che da Dorante, quindi Sì, un nuovo un modo diverso di attaccare e ci sta. È arrivato dalla Spagna, dalla Serie B spagnola, quindi a parametro zero. sì, Un vero. ottimo acquisto perché è un'opportunità alla fine. E, Sì, è un ottimo rincalzo, sì, cioè, sì, una riserva anche lui, esatto, per quindi ora. esattamente. Cioè, però secondo me il suo l'ha già portato, per me può dare ancora di più, assolutamente, però comunque, come dire, non credo venisse qua nell'intenzione a fare titolare. Esatto. Era per avere tre punte, ognuna con caratteristiche diverse, sicuramente, e Casas è quella un po' più mobile delle tre, ecco. E quindi sicuramente, cioè poi viene anche impiegato abbastanza, non sempre, non tutte le partite, però è uno di quelli, ecco, tra tutto l'elenco di quelli che gioca di più, Sì, che comunque a volte, una volta forse è partito sì, titolare, entra spesso comunque a partita in corso, a volte anche inciso a partita in corso, più partite in corso che dal primo minuto, esatto. quindi infatti è proprio utile per quei frangenti di gara lì paradossalmente, per i minuti finali, per quando serve sbaragliare le difese, metterle in confusione, perché appunto non è una punta fissa, è uno che si muove tanto. E quindi secondo me è un acquisto giusto, Sì. questo, rispetto a tutti gli altri che abbiamo elencato, quasi tutti. È un acquisto che ci sta, non veniva qua per fare il titolare, si sta ambientando anche un campionato, che è un elemento importante, non è facile per un giocatore che viene dall'estero, secondo me, è il campionato italiano, Mm. e comunque i suoi gol li ha già portati, quindi Infatti. esatto, il suo ce l'ha già messo. Sì, non è un non è un giocatore che sostituisce qualcun altro, perché comunque ha delle caratteristiche diverse. A seconda della partita può dare delle cose diverse, quindi in Chiaro. realtà non è come, non so, in un altro ruolo che lo sostituisce, è proprio completamente un'altra cosa. Sì, è un'opzione, cioè un'opzione di attaccante in più per Stroppa, secondo me. Antonelli qua ha fatto benissimo Sì, a muoversi così, e così di fatto Stroppa per ora, in questi primi 6 mesi, ha avuto tre scelte per l'attacco, per la prima punta. tre scelte diverse. Esatto, per la punta, non contando Yeboah, che ovviamente è l'elemento fisso di cui non si discute. Mm. E quindi su Casas questo. Invece quel che ha funzionato, di cui non abbiamo parlato prima, che stavi accennando, è No e Adorante. Quelli sono due di fatto quasi sempre, soprattutto Adorante non è stato sempre, ma di fatto ultimamente è sempre lui il titolare, Sì, viene sì, preferito. 14 partite titolare su 18, quindi comunque Esatto. più della metà. Quindi Eno fin da subito è stato schierato da Stroppa e si è rivelato comunque una mezza rivelazione di fatto del mercato estivo, e poi Adorante, insomma, nell'intenzione era stato preso per fare il titolare e lo è stato, quindi quello che ha funzionato, i suoi gol li ha portati, Sì, e no, i suoi assist, i suoi gol, anche i suoi gol, sì, li ha e comunque portati. inserito completamente e al meglio nel modo di giocare di Stroppa, quindi di fatto sta funzionando. Sono i due acquisti più uno, più mettiamoci anche Casas, che stanno portando i loro frutti, che Sì. hanno avuto un senso per ora. E quindi, cioè, la domanda a questo punto è, era, era voluto tutto questo? Cioè, Antonelli ha fatto un mercato per appunto creare una panchina, e allora un mercato giusto. Cioè, tutto quel discorso che abbiamo fatto, togliete tutto, è un mercato giusto perché volevamo avere queste alternative con caratteristiche diverse ai titolari in panchina, ne abbiamo tantissimi, abbiamo una panchina, una rosa lunga, Mm. e boh, e basta, allora abbiamo tutto quello che ci serve, e l'intenzione era proprio quella. Se l'intenzione invece è che di questi 9-10 che abbiamo preso,
almeno la metà fosse titolare o schierato di più, è stato un mezzo fallimento come Sì, mercato. Quello estivo 25-26. esatto. Parliamoci chiaro. Sì, perché alla fine se ora vediamo la formazione titolare che c'è in questo momento, giocatori che c'erano già, come Svoboda, Sverko, Busi e Bjarkason, loro c'erano già e sono Sì, esatto. titolari, quindi loro sono fissi e ci sono da parecchi anni. Invece Stankovic, Shintian, Doumbia, Perez e Yeboah sono arrivati nel mercato della scorsa stagione 24-25 Esattamente. e sono 5, mentre gli ultimi arrivati in questo mercato qua sono Eno e Adorante. Quindi Sì, torniamo alla domanda di prima, nel sì, senso, il mercato 25-26 estivo era stato un mercato per riempire la panchina, per colmare appunto dei gap che c'erano in panchina, perché è importante anche la panchina, o era per portare tanti nuovi titolari? Ecco, è quello che dicevo prima. sì. Se l'intenzione era portare tanti titolari, Antonelli ha fallito. Se l'intenzione era portare nuovi elementi in panchina con determinate caratteristiche, ok, cioè ci può stare. Sì, comunque il mercato fatto nella stagione scorsa, già a gennaio in realtà, è stato un mercato molto in prospettiva. È Cioè, quello quando eravamo in Serie A, ha fatto un mercato non proprio adatto per la Serie A, secondo me. Era già in visione di una possibile discesa in Serie B, infatti è successo e in realtà è stato utile a questo punto perché la maggior parte di quei giocatori sta giocando adesso. esatto, cioè paradossalmente è proprio quello. Se guardiamo solo il mercato estivo, che è stato fatto appunto sì, quest'estate, ti vengono dei dubbi sulle intenzioni, però se vedi il mercato precedente, allora capisci qualcosa di più, dici ma allora cioè, è stato fatto un lavoro, cioè gran parte del lavoro era già stato svolto paradossalmente nel mercato Gennaio comunque precedente. anche, sì, Ed tutto. era tra l'altro era una sensazione che avevo anche l'anno scorso, Sì, a gennaio soprattutto, con gli acquisti che erano stati fatti, di cavolo, mi sembra che stai costruendo già una squadra per risalire in Serie A piuttosto che salvarti in sì. Serie A. E lo era stato fatto anche in estate, evidentemente, non me ne ero accorto. Perché di fatto è così. Però effettivamente anche a me sembra un po' quella l'intenzione. Sì, sono stati presi giovani con comunque un ampio margine di crescita, Sì, sì, sì. a poco sono stati presi chiaramente e a titolo definitivo, perché non sono stati presi prestiti Esatto. che costano parecchio, con un ingaggio molto alto. Più che altro gli ingaggi, perché è quella la vera Sì, sì, roba. E esatto. poi quei giocatori, quei stessi giocatori, o li riscatti a tantissimo e non puoi permettertelo, Sì, o gli ingaggi sono insostenibili e te lo puoi permettere in quella stagione, in quei 6 mesi, ma poi se ti va male è un grave peso a bilancio comunque. E quindi è sì, un po' questo il discorso. Cioè, andiamo un attimo alla conclusione. Come dicevi tu, di titolari attuali, 5 provengono dal mercato 24-25, 4 erano già in rosa da svariati anni, chi da sì, più, chi da meno, e 2 dal mercato estivo 25-26. esatto. Quindi si salvano due su tutti, su tutto il mercato fatto in questa stagione. 2 più 1, Sì, mettiamoci anche Casas, e gli altri, alcuni buoni, visti come riserve, altri meno buoni perché parliamoci sì, chiaro, non erano stati presi per essere riserve. Quindi la scelta strategica di Antonello sul mercato evidentemente è stata quella di puntare su giovani che, come dicevi tu, di cui possediamo il cartellino, vai a comprare il cartellino, che esatto. abbiano però ingaggi bassi e quindi sostenibili, invece di giocatori pronti ma Sì, costosi. Ecco. esatto. Come ha fatto la Cremonese, oggettivamente. Sì, per fare un esempio, sì, nel senso è una squadra che probabilmente si salverà, la Cremonese, Sì, è solo per fare l'esempio, non è che la Cremonese sbaglia cosa. Sono due linee di pensiero diverse, esatto. cioè ognuno ce le gira come vuole. E è andato a prendere, come dire, giocatori anche dal Milan, dall'Udinese, così, comunque giocatori che erano già in Serie A, giovani ma che erano già in Serie A, che hanno ingaggi magari Mm. cioè, Non non da giocatori sostenibili. scommesse, Sì, comunque giocatori già quasi esatto. affermati, ecco,
e prendendoli, cioè li ho presi tutti in prestito, quasi tutti, tanti di quelli che sono titolari sono in prestito, e così hai più probabilità sicuramente di salvarti. È una Sì. strategia, piuttosto che andare su acquisti a titolo definitivo, che però abbiano ingaggi bassi perché sono giocatori giovani, sicuramente di prospettiva, ma che sul momento non ti garantiscono la sicurezza di permanere in Serie A. Sì. E infatti l'anno scorso abbiamo visto, cioè quegli stessi giocatori che adesso ci stanno aiutando tantissimo e sono titolari Eh, in Serie B, e tu dici, cavolo, non sembrano giocatori da Serie B, l'anno scorso erano in Serie A, ma non ti davano quelle garanzie, o sì. comunque dicevi non sono all'altezza. Penso, cioè, uno, adesso mi sta venendo l'immagine in mente, un Doumbia, cioè, sta Eh, crescendo tantissimo, sì. e anche lui è abbastanza altalenante, però il suo valore di mercato comunque è cresciuto, al di là dei giudizi. Sì, da dove arriva lui? È dalla Serie C, dall'Albino Eh, Lef. Quindi sono scelte, sono proprio scelte. Cioè, o prendi giocatori pronti subito, che conoscono subito la categoria, e quindi, un instant team. esatto, fai un instant team e magari ti salvi subito in Serie A, Oh, o fai una scelta di prospettiva, dove magari metti già in conto di poter retrocedere, e però però valorizzi i giocatori giovani, che poi comunque è sono più tuoi, sostenibile, sono sì, tuoi, quindi sono sostenibili, cioè e è una crescita sì, sostenibile con ingaggi contenuti, e poi questi stessi giocatori lì crescendo ovviamente come dire, diventano più forti, e poi li puoi rivendere, cioè li rivenderai a di più generando plusvalenze, e così si innesca tutto un meccanismo virtuoso che ti porta a una società, avere una società con i conti in ordine e a mm, reinvestire poi su altri giocatori, ovviamente. Cioè la cessione di un giocatore, eventualmente no, una cessione estiva di un Doumbia, così la butto lì, ti porta poi a investire su altri giocatori, certo. di nuovo di prospettiva, e inizi questo meccanismo e cerchi nell'intenzione di crescere sempre di più a livello di club. È un po' quella, secondo me, l'intenzione di Antonelli. Cioè, se guardiamo un po', il discorso è, se guardiamo solo il mercato estivo, dice un mercato fallimentare. No, Sì, perché non pressoché valorizzi, fallimentare. non stai valorizzando quei giocatori, perché se l'obiettivo era quello, comunque di acquistare dei giocatori e dei titolari, Tanti perché titolari. esatto, non tutti, però la maggior parte comunque era quella l'idea, alla fine comunque il Eh, mercato prima era stato fatto bene, quindi giocano quelli. Esatto, cioè, l'intenzione, cioè, se guardiamo solo a questo mercato, sicuramente non è stato il massimo, ma se guardiamo nel complesso, che secondo me la maniera in cui guarda Antonelli è che gran parte del lavoro era già stato fatto nel Esatto. mercato estivo 24-25, mercato estivo barra mercato invernale, perché comunque nel mercato invernale anche noi abbiamo fatto prestiti, mi ricordo tipo uno Zerbin così, o prendere Radu per 6 mesi, dove ci hai un po' provato, ma hai preso anche un Kike Perez a titolo definitivo, e quindi ed è un giocatore che adesso in B si sta rivelando fondamentale. Mm. Quindi anche il mercato invernale va contato in questa cosa qui. E quindi sostanzialmente ti fa capire che gran parte del lavoro è già stato fatto l'anno scorso, e effettivamente non ti servivano così tanti elementi Mm. per rafforzare ancora la rosa quest'anno, perché tanti lo dicono, siamo una delle rose più forti del campionato, ci valutano così, e oggettivamente hanno ragione, cioè non è che possiamo nasconderci troppo, perché appunto il lavoro era stato fatto bene già nel mercato precedente. Qua ha solo dovuto aggiungere qualcosina, qualcosa sicuramente non ha funzionato, non gli sto togliendo tutte le colpe, però ecco, diciamo era parato da quel che aveva fatto di buono già Sì. l'anno scorso, con giocatori che adesso si stanno rivelando fondamentali, e non è solo Pio Perez, sono Mm. appunto quelli che abbiamo detto, no? Doumbia, Yeboah, cioè, Sì, cioè infatti. Yeboah, che è stato preso l'anno scorso, Shintian, Shintian, Stankovic. Stankovic, cioè uno Sì, Yeboah, pensando solo a uno Yeboah, è un giocatore che con Di Francesco praticamente non giocava, mamma mia. ha giocato a fine campionato praticamente negli ultimi mesi, e che adesso si sta rivelando un giocatore non da Serie B, eppure poi quando l'hai avuto in Serie A non ti sembrava così, però anche lì devono abitarsi a campionato, è un discorso troppo sottovalutato. Vabbè, comunque chiudiamo il discorso, era un po' questo
appunto quello che volevamo dire. Spero che abbiate capito, abbiate capito il senso logico che ci ha portato a fare questo discorso qui. Dite pure la vostra, quel che ne pensate, e se volete smentirci su qualcosa o comunque dire la vostra, scrivete pure qua sotto nei commenti. In uscita vi chiediamo il like, di abbonarvi se volete vedere altri contenuti e comunque anche per sostenerci. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.